Salve a tutti. Dunque, quest'oggi io vorrei parlare della differenza fra maschi e femmine. Mm, Diversi maschi si lamentano nel mio canale perché pensano che io sia dalla parte delle femmine contro i maschi, e semplicemente perché travisano quello che io dico. Eh, Io penso che esistano delle differenze basilari negli animali, a seconda delle varie razze, tra maschi e femmine, verso l'accudimento dei figli, per esempio. E voi non potete rimproverare un animale perché la femmina si occupa dei figli e il maschio no, o se ne occupa poco. Perché la natura ha predisposto le cose in un certo modo. Per esempio, le leonesse vanno pure a caccia, accudiscono i figli. I leoni si occupano del territorio, cioè difendono il territorio. Quando le leonesse vanno a caccia e lasciano i figli nel loro territorio, i maschi provvedono a difendere il territorio. Ed è importante, no? Perché altrimenti potrebbero essere invasi e uccisi i cuccioli. Nella maggior parte degli animali, l'accudimento dei figli è dato alle femmine. Ci sono delle eccezioni. Ci sono i gorilla, per esempio, fra le scimmie, che sono portati di più all'accudimento dei figli. Ci sono i lupi, ma il resto dei primati non brillano nell'accudimento paterno. Poi naturalmente ci sono le eccezioni, no? Tipo madri che non si occupano dei figli o padri che si occupano benissimo dei figli, meglio delle madri. Ma sono le eccezioni. Tutto questo è dato per la sopravvivenza della specie. Ora la natura si occupa della sopravvivenza della specie e non sempre segue i tempi, va per linee generali. Ma quello che io vorrei dire è che non è vero che il padre che non si occupa particolarmente dei figli sia una cattiva persona. Anzi, se noi riconosciamo il suo ambito, sta meglio lui, sta meglio la moglie e stanno meglio i figli. Voglio dire, che l'accudimento femminile, materno, sia l'accudimento principale dovrebbe essere riconosciuto, perché è così. Ma non vuol dire che il padre per questo vale di meno, perché lui ha altri compiti. Il padre ha più un compito esterno, perché gli uomini sono più portati all'esterno che all'interno. Anche questo viene visto come un oddio, è una svalutazione. Non è vero. Voglio dire, ogni persona per migliorarsi deve equilibrare esterno e interno, e l'incontro tra i sessi può anche dare questo, no? Cioè può anche provocare uno scambio fra i due, no? Perché sono complementari i due sessi. Ma non vuol dire che uno sia migliore e l'altro peggiore. Cioè avere considerazione dell'esterno o avere considerazione dell'interno sono tutte e due importanti. Non è che ci può essere una valutazione dell'esterno, cioè una mente che funziona benissimo, con una valutazione scarsa dell'interno, cioè con un'anima che funziona poco, e viceversa.
Quindi quando dico che gli uomini sono più mentali, gli uomini si risentono, come se essere più mentali sia una svalutazione, ma non è vero, perché anche le donne, se sono più animiche, allora sono svalutate, perché servono sia la mente che l'anima. Noi confondiamo spesso il termine mente con la mente condizionata, che sono due cose diverse. È come se io dico c'ho un corpo oppure c'ho un corpo malato. Sempre di un corpo si tratta, ma se è malato è malato. Quindi quando gli uomini mi dicono lei sta dalla parte delle donne, io non sto dalla parte di nessuno, sarebbe anche ridicolo. Io non sto dalla parte nemmeno dell'umanità, figuriamoci. E non c'è un termine di valore per stabilire una superiorità fra l'uomo e la donna. Che l'uomo abbia, si sia messo la donna sotto i piedi per secoli e anche millenni, è vero, è un dato di fatto. Vediamo in certi paesi girano ancora col burka, ma questo non è dovuto al fatto che l'uomo sia cattivo, è che l'umanità è cambiata perché è diventata più mentale. E se l'umanità diventa più mentale, ci rimette la donna, perché è quella più animica, che ha più bisogno della parte animica. E comunque, se l'umanità diventa più mentale, anche le donne diventano più mentali. Tant'è vero che ci sono dei capi di Stato, donne che sono orribili, a volte, Allora, noi dobbiamo capire che l'equilibrio è la virtù, non è l'eccedenza di una parte sull'altra, ma l'equilibrio. Se io voglio vedere il mondo nella sua concretezza, io devo usare sia la mente che l'anima. Se io uso la mente e non uso l'anima, tolgo il sentire, metto solo la deduzione. La mente fa questo, la mente mette i dati in fila, fa i suoi conti e deduce, il che serve ovviamente. Ma per capire di più occorre un'anima che senta le sensazioni dell'altro, no? Perché non è solo un calcolo matematico, è anche un calcolo di comprensione dell'anima. Allora, serve sia la mente che l'anima, servono sia l'uomo che la donna. Io sostengo anzi che se la donna si accorgesse che l'uomo ha un campo della paternità molto più relativo di quello della donna, non gli chiederebbe quello che lui non si senta di fare. Intendiamoci, non avere lo spirito della maternità, chiamiamola così, nel padre, o averne poco, perché un po' ce l'ha, non vuol dire che sia un cattivo padre, cioè quello che picchia i figli e che li maltratta non è perché ha poco senso di paternità, è perché è una carogna, che è diverso. Perché il padre è portato a eclissarsi più della donna, dai figli. Ma se li tratta male, quello non c'entra niente con il suo ruolo paterno, quello è quello che è lui, perché se la prende con esseri indifesi, e così come stessa cosa quando lo fa la madre, perché pure le madri, ne fanno di tutti i colori. Un'altra cosa che fa infuriare i maschi è quando io dico che siamo in patriarcato, cioè bisogna avere il prosciutto sugli occhi per non vederlo. Noi siamo in patriarcato, certo che siamo in patriarcato, ma non è la colpa del maschio se siamo in patriarcato. Non esistono neanche colpe. L'umanità si è evoluta così
evoluta nel senso è andata avanti, si è cambiata in questo senso. Sarebbe stato bello che si cambiasse in un senso migliore, invece si è cambiata in un senso peggiore. Altra cosa da sfatare, nel matriarcato, che ancora oggi negano, e bisogna essere veramente col prosciutto sugli occhi per non vederlo, perché basta vedere le statue che ci sono arrivate della Dea Madre, ce ne stanno centinaia di migliaia, insomma. Non è un patriarcato all'inverso. Il matriarcato non ha mai comandato sui maschi. Tant'è vero che spesso la la donna aveva il compito sacerdotale e l'uomo il compito della difesa del territorio, no? Quindi delle battaglie, della cosa, eccetera, eccetera. Addirittura spesso era il re, no? che badava alla difesa del territorio e la regina era sacerdotessa. Adesso quello che abbiamo introdotto noi, terribile, è che abbiamo tolto il sacerdozio alle donne per darlo agli uomini. Gli uomini non ci capiscono niente di sacerdozio. Cioè il sacerdozio è una cosa interiore, non è una cosa esteriore. Mentre la difesa di un territorio è una cosa esteriore ed è bene che vada all'uomo. Sarebbe bello che non ci fosse bisogno di difesa del territorio, ovviamente, ma questi sono sogni. L'uomo non ci capisce niente perché l'uomo, essendo molto più portato per l'esterno che per l'interno, di tutto ciò che è ascolto dell'altro, la divinazione, la deduzione dei fenomeni naturali in senso psichico, intendo, non scientifico, è negato, no? Se noi parliamo di culto dei morti, oddio no, coi morti non si parla, è peccato, addirittura è peccato. Perché è peccato? Ci siamo vissuti 300.000 anni parlando coi morti, poi arriva uno e dice no, questo è peccato, non si fa, anzi dovete pregare per loro e me dovete pure pagare, la Chiesa. E quello può essere solo femminile, perché negli uomini hanno paura di questo. Lo dice anche Luciano, no? Che dice i sacerdoti di Apollo, no? Che si sono fregati il tempio della madre terra perché dice che sta distrutto a 2 passi dal tempio di Apollo, non sanno assolutamente predire nulla, non sanno prevedere il futuro, non sanno predire il futuro, gli oracoli non li sanno fare, ed è vero. Perché sono stati proibiti? Perché gli uomini non lo sanno fare. Perché la donna ha una mente meno stringente. Avendo una mente meno stringente, riesce ad avere degli extra. Cioè riesce a superare la mente e a vedere cose che sono oltre la mente. Poi magari pecca nel vedere le cose della mente, cioè delle cose del presente, delle cose che devono essere osservate, eccetera, eccetera, no? Però per tutto ciò che riguarda l'interno è molto più portata. La donna è molto più portata per la psiche, molto più portata per l'astrologia, molto più portata per tutto ciò che riguardano doni naturali o doni eccezionali. L'uomo è più portato da un punto di vista scientifico in genere. La divisione dei compiti non vuol dire che uno vale di più e uno vale di meno, questa è, scusate, ma un po' di grettezza, insomma, no? Che senso ha? È che siamo diversi. E la diversità, se l'accettiamo, può essere anche una ricchezza, no?
il guaio dell'umanità è che tende all'omologazione. La maggioranza vince, insomma, no? Nel senso non delle iniziative che prende, lì ci può stare, ma che si deve essere come è la maggioranza, ci si deve omologare alla maggioranza. Ma perché? Se noi diamo dei ruoli, ovvero se noi diamo i ruoli che ci sono effettivamente fra i sessi, tutti e due i sessi staranno meglio. Il sesso della donna non è la donna al caminetto e il marito al moschetto, ovviamente. È che la donna è più portata all'interno che non all'esterno. Con tutte le eccezioni, chi studia la psiche è più portata la donna che non l'uomo, è più portata la donna a fare il sacerdozio, quella poi ancora di più che non l'uomo, con le dovute eccezioni ovviamente, no? Ci può essere anche uno straordinario psicologo, pensate a Freud, Jung no perché non mi piace. Freud è stato l'inventore, quindi ci mancherebbe, no? Però come argomento è più femminile che maschile, così come uno scienziato è più maschile che femminile, ma non è un valore o disvalore, sono delle tendenze di cui si deve tenere conto, senza farne delle leggi di comportamento, no? Allora, uomo e donna sono diversi, sì. La donna non ha paura di scoprire cose extra-razionali, l'uomo ha una paura fregata di questo. Però diciamo che da un lato rischia anche meno di essere irrazionale in senso negativo. Non è una questione di valore, è questo che non riusciamo a capire. Quando ci sono delle differenze, la nostra mente, che è condizionata, va sempre a cercare quello che vale di più e quello che vale di meno. Noi stiamo sul condizionamento del valore. Allora, la città è ricca, fa il grattacielo più alto, perché lei è meglio, ce l'ha più lungo. C'è sempre il desiderio di emergere. Invece di fare cose per gli altri, c'è il desiderio di emergere. Russia e Stati Uniti hanno fatto a suo tempo la guerra fredda per far vedere chi era più bravo ad andare prima sulla Luna. Sai che gliene fregava l'umanità che loro andavano primi sulla Luna quando l'umanità aveva bisogno di risolvere i problemi della fame e della sete? E siamo ancora nella stessa direzione. Invece di preoccuparci dei popoli che stanno male, che poi se li tiriamo su sono anche popoli che possono usufruire dei nostri prodotti, no? A cui possiamo esportare, per esempio, no? Ma non gliene frega niente a nessuno. Chi si interessa dell'Africa? Giusto la Cina che si sta comprando dei territori. Noi ci interessiamo a andare su Marte, ma invece di dare l'acqua agli africani, l'avevano fatto di più i romani, che erano riusciti almeno nel Nord Africa addirittura a fargli esportare i prodotti, che facevano esportare perfino il grano, oltre ai datteri, eccetera. Essere diversi è bello, perché permette un'evoluzione. L'evoluzione sta nella diversità, non nell'uguaglianza. L'uguaglianza è quella di diritto sociale. Gli immigrati sono una ricchezza, perché hanno una mentalità diversa, quindi portano idee diverse. C'è uno scontro fra idee diverse. Lo scontro non deve essere quello fisico, deve essere quello mentale.
perché ognuno porta il proprio credo, la propria civiltà, le proprie idee, il proprio modo di fare, e se sono diversi si aprono le menti, se no non servono a niente a nessuno. Allora, che l'uomo e la donna siano diversi, è vero. E allora l'altra paura poi, perché pure le donne rompono le scatole, in questo senso non c'è male. Ma l'uomo, se viene, chi lo dice che l'uomo sia più portato a libertà sessuale delle donne? L'uomo tende al sesso molto più delle donne, ma è vero. Cavolo, se si vedono un paio di mutandine su YouTube, ci sono 2 milioni di visualizzazioni, solo perché si vedono le mutande. Mettete un uomo in mutande e fate queste visualizzazioni, ha voglia a farle. La donna cerca l'uomo più per essere amata che per amate, che per amare, che non per fare sesso. È vero, siamo diversi. Non è che uno vale di meno o uno vale di più se uno fa più o meno sesso. Poi il fatto che le donne hanno paura che gli uomini gli mettano le corna, per cui ce l'hanno con le prostitute, quello è perché le donne non vedono chiaro. Le prostitute sono degne di rispetto quanto le altre donne e la società le dovrebbe difendere e non farle sfruttare come si fa adesso, che è veramente una vergogna. Non fanno male a nessuno. E le donne dicono sì, però danno il loro corpo in cambio di soldi. E perché no? Perché non dovrebbero farlo? Quante mogli danno il loro corpo in cambio di soldi? Naturalmente qui i maschi, no, si risentono e dicono ecco sono interessati. Sono interessati sì, gli avete levato il lavoro, gli avete levato gli studi nei secoli, gli avete impedito di lavorare per obbligarli al matrimonio. Guardate che l'obbligo al matrimonio l'ha inventato l'uomo, non l'ha inventato la donna. Basta sentire le tragedie greche che ne parlano, no? Anche tu, Giunone, sarai costretta come le altre donne a sposarti. Altrimenti non gli avrebbero levato il lavoro, la possibilità di studiare e di lavorare, no? Perché così li costringevano a sposarsi, se no quelle si sposavano col cavolo. Io trovo che il matrimonio sia una cosa indegna. E indegna nel senso che si è basata su una menzogna, e cioè che si possa dire, ci si possa impegnare di amare una persona. Io posso fare un contratto con una persona, impegnarmi a dargli dei soldi, a fare un comportamento, eccetera, ma non ad amarlo. E sui sentimenti nessuno ha il potere. Che ne so io se gli vorrò bene una persona fra 2 anni o 3 anni? Come faccio a saperlo? Magari mi fa schifo poi. Questo vale sia per l'uomo che per la donna, ovviamente. Per cui trovo che il matrimonio non sia giusto. Poi qualcuno dice, ma allora i figli? Certo, i figli vanno tutelati, ma questo dipende dalla civiltà della società. Ma qui non è che ci sia una società civile, perché la maggior parte sono abusatori, quindi figuriamoci, oppure colpiscono i figli. Pensate che in Italia non c'è ancora la proibizione di colpire i figli, li devono mandare all'ospedale. In quasi tutti i paesi europei c'è, da noi no. È una vergogna, perché colpire i figli è colpire dei piccoli che non si possono difendere. Allora se sei arrabbiato ti vai a sfogare con i tuoi simili, così magari ti restituiscono gli sganazzoni e va bene. Se lo fai sui figli sei un vigliacco. Per carità, detto questo, io so che c'è tanta gente che ha picchiato i figli perché è stata abituata a farlo, perché non ha pensato, perché non si è immedesimata, si è abituata così, non necessariamente perché sono delle creature
abominevoli. Però è una riflessione che dobbiamo fare. Se vogliamo un pochino, ma proprio un pochino evolverci. Per evolverci bisogna accettare la diversità. E la prima diversità che bisogna accettare è quella tra maschi e femmine. Non siamo uguali, siamo diversi. Ebbene sì, non siamo diversi come valore. State tutti lì, presi a vedere, oddio, mi ha detto che valgo di meno. Oddio, io devo valere di più. Ma che cos'è questo valore? Siamo 8 miliardi di persone, ma come facciamo a stabilire un valore fra 8 miliardi di persone? Lo capite che ogni definizione di valore è arbitraria. Io posso dire che una persona è distruttiva, lì non è questione di valore, è questione che danneggia gli altri. Ma il valore chi lo stabilisce? Ok, allora torniamo coi piedi per terra. Gli individui vanno visti uno per uno, quando vanno visti. Non esiste una superiorità di un sesso sull'altro. Non esiste la superiorità di una razza sull'altra. Non esiste la superiorità dell'uomo sugli altri animali. Assegnatevi, non siamo degli esseri superiori, siamo animali sotto tutti gli aspetti. Il fatto che abbiamo un linguaggio, il fatto che ci siamo appropriati del pianeta è perché siamo più forti, sappiamo organizzarci meglio per lottare, non perché siamo più intelligenti, non perché siamo migliori. E comunque una società che non tutela i propri figli è una società che merita molto poco, soprattutto. Un saluto a tutti.